Ciao a tutti e benvenuti al primo appuntamento con CDP, Cuore della Cipolla, questo canale YouTube in cui andremo ad esaminare quelle che sono le palpitazioni reali, effettive di una lettura che ho fatto, che potrete suggerire voi stessi. Io sono abbastanza conscio dell'essere molto bizzarro nella selezione che farò, però rappresentano quello che sono io, una persona estremamente curiosa e anche molto molto weird, molto strana, che è sempre stata affascinata dalle letture personali, ma anche da quelle che in qualche modo scelgono te, per cui i mercatini dell'usato, per cui i book exchange, per cui i consigli di quelle persone che non ti stanno troppo simpatiche, ma alle quali rivolgi proprio l'altra guancia anche per sfida. La prima lettura che voglio proporvi è una lettura in portoghese, Cartas pra Pepita. Perché una lettura in portoghese? Innanzitutto perché è una lettura scorrevolissima che potete anche intuire senza dover per forza conoscere il portoghese nella versione molto più melodica che è quella brasiliana. Cos'è Cartas pra Pepita? È una raccolta di lettere che gli ammiratori di Pepita, questo essere umano straordinario, le hanno scritto. L'importanza di questo libro è fondamentale perché Pepita, detta anche Mulher Pepita, donna Pepita, è un'artista transessuale, ma possiamo appunto chiamarla donna con la D maiuscola, lei preferisce così, rispetteremo la sua volontà. Funk, quel funk brasiliano che siamo abituati ad associare a tematiche maciste, misogine, per intenderci, se pensate ad Anita, grandissima rappresentatrice del funk, non potete non pensare a tutta quella corrente di persone che sono state oggetto della gravità, dell'omofobia, della transfobia che proprio queste tematiche veicolavano. Quindi è importantissimo questo libro, il cuore della cipolla di questo libro si ispira proprio a questo personaggione che dovete assolutamente conoscere, trans, in un paese come il Brasile che uccide mediamente all'anno più di 800 persone trans, e in questo ci mettiamo anche la problematica relativa al colore della pelle, perché purtroppo c'è un problema di razzismo radicato a cui bisogna far fronte e che bisogna dichiarare con onestà. Questo libro pubblicato da Aurora Cultural è molto importante perché racchiude poi nella sua collezione anche proprio dei titoli che vanno in qualche modo a celebrare la storia nativa degli indigeni, la storia delle donne, la storia delle donne di colore, tutti quei gruppi cosiddetti minoritari che pagano il pegno per essere quello che sono e da sempre sono oppressi, da sempre derisi, da sempre purtroppo uccisi in un'ondata di violenza che preoccupa moltissimo, soprattutto se consideriamo l'attuale presidenza di quello scellerato criminale che è Jair Bolsonaro. Questo libro quindi assume un'importanza proprio politica in cui la stravaganza, l'estro di questa artista funkeira, come si dice in portoghese, ossia funk, prende forma in maniera epistolare rispetto a lei e i suoi fan, i suoi ammiratori, persone che denunciano spesso situazioni familiari difficilissime e proprio per questo le chiedono aiuto e sono spassosi i suoi consigli, quello che lei raccomanda, perché rivelano innanzitutto una persona affatto rancorosa. Pepita è molto materna nelle risposte che dà, una stravaganza che non va a parlarsi addosso, non va a livellare l'ego, ma va invece a raccomandare delle soluzioni fattibili, raccomanda spesso di rivolgersi alla giustizia, la stessa giustizia che spesso è accusata di corruzione in uno scenario come quello del Brasile, ma soprattutto cuore della cipolla di questo libro è un invito, un'esortazione profondissimo che Pepita fa alla sviluppare un amore proprio, che è diverso dalla stima. L'amore proprio è proprio un viaggio che si fa al proprio interno per cercare di migliorarsi, per cercare di abbracciare quelli che sono i nostri limiti, le nostre potenzialità e anche la nostra sessualità o assenza di quest'ultima. Quindi
Carta Spra Pepita non è solo per tutti coloro che sono in lotta con delle situazioni familiari sgradevoli o che fanno fatica ad emergere nella loro sessualità completa. Vale per tutti noi, per tutti coloro che hanno dei dubbi, per tutti coloro che capitano di perdersi nei mille risvolti dell'esistenza, nelle difficoltà quotidiane. Pepita è, nuovamente mi piace sottolineare questo, è un essere umano straordinario che non ha la pretesa di soverchiare o sovvertire in maniera burrascosa le istituzioni. C'è una lettera molto divertente in cui c'è l'innamoramento di un prete con questo ragazzino omosessuale e lei invita fortemente questo ragazzino a non denunciare, a non smascherare questo prete, piuttosto ad allontanarsi da questa situazione tossica. Di nuovo l'amore proprio è proprio il centro, il cuore pulsante di questo libro, una militanza sobria eppure forte. Questo programma lo potete anche guardare su Instagram TV, Carta Spra Pepita. Vi farete un po' di orecchio al portoghese melodico straordinario portoghese. Imparerete tanti spunti per volervi bene, per imparare a non avere paura della sessualità, dell'espressione della sessualità. Pepitas non si scaglia contro os aplicativos, le app di incontri, ma esorta sempre ad avere un grande senso delle istituzioni, un grande rispetto nei nostri confronti, una grande apertura e una grande voglia di trasmettere e di veicolare attraverso l'arte quello che siamo. Quindi esorta anche a ascoltare le proprie pulsioni creative, che spesso sono il miglior modo per andare a dare sfogo alla nostra rabbia, al nostro essere. Spero che compriate questo libro, che ve lo facciate imprestare, che comunque andiate a sostenere questo essere umano straordinario che è Pepita, quello che lei rappresenta, e avanti tutta con la lotta. Noi ci vediamo presto con CDP, Cuore della Cipolla, e spero che vi sia piaciuto questo primo video. Un bacione.